Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale o benvenuti, magari per chi dovesse passare per la prima volta sotto questo contenuto. Calciomercato in casa Napoli, Gianlu Sanchez, ore decisive, Gutierrez, ci avviciniamo alla fumata bianca e quindi due spagnoli più un eventuale centrocampista tra Fabian e Miretti, con Umberto Chiariello che con un intervento a Radio CRC dal punto di vista tattico mi ha lasciato da pensare. Ovviamente ci arriviamo, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se volete, se passate per la prima volta attivando la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video, come dico sempre, un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo che si diverte. Detto questo, prima di addentrarci nella situazione tattica e le considerazioni di Chiariello più Gianlu Sanchez e Gutierrez che dovrebbero arrivare a Napoli, un saluto e un augurio a Simeone. Abbiamo visto stamattina il giro di campo, l'ultimo giro di campo, perché poi il Torino lo aspetta, 8 milioni, operazione conclusa. Simeone ha dato tutto e tanto al Napoli dal punto di vista emotivo, dal punto di vista della voglia, ha sempre sudato la maglia, ricordiamo come sempre i gol decisivi nell'anno dello scudetto di Spalletti, ha anche esaudito i suoi desideri, gol in Champions League, comunque si è tolto tante soddisfazioni così come ce le siamo tolte noi. Noi gli auguriamo il meglio in un Torino che potrebbe fare anche un gran bel campionato. Aperta e chiusa parentesi, auguri Ciolito e grazie di cuore per tutto ciò che è stato. Noi ovviamente amiamo tutti coloro che sudano la maglia e per il Napoli danno tutto. Ricordiamo in ultimo quella testata al pallone da Tergo, era un Juve-Napoli, un Napoli-Juve, adesso non ricordo se era in caso fuori casa, dove Simeone sbilanciato cade e con la testa tra i piedi dei calciatori della Juve riesce a smistare quel pallone ad Anghissà. Ecco tutta la voglia e la garra del Ciolito che parte per Torino. Detto questo, Gianlu Sanchez, ci siamo, ore decisive a quanto ci fanno sapere, anche perché il Napoli sta finalizzando l'accordo per Gianlu Sanchez con il Siviglia, presentando una nuova offerta di 17 milioni di euro da pagare in 4 anni. Questo è quello che ci fa sapere Fabrizio Romano. Il calciatore vuole il Napoli, abbiamo letto che ha già sentito Conte, quindi dal punto di vista della pianificazione e la voglia di vestire l'azzurro non c'è alcun dubbio, stiamo solo vedendo di trovare la quadra per quanto riguarda i soldi, il come, quindi speriamo di vederlo presto a Napoli. E con Gutierrez, che è una situazione avanzata, manca solo un accordo su determinate commissioni a quanto ci fanno sapere, perché ha cambiato entourage da poco e quindi cambi il procuratore, devi comunque avere a che fare con altri personaggi. Al limite hai iniziato la trattativa con un entourage, la devi continuare con altri personaggi, è solo una questione credo di tempo per le fumate bianche. Questi due calciatori ovviamente sono al centro della considerazione di Umberto Chiariello di oggi a Radio CRC, che mi lascia da pensare, ma in bene, perché sarebbe un Napoli che qualitativamente ha alzato l'asticella, potendo restare, ecco meglio, perché lo è stato anche l'anno scorso, camaleontico dal punto di vista di un'eventuale difesa a 3 o una difesa a 4. Chiariello ha parlato oggi a Radio CRC delle mosse dell'allenatore del Napoli in base al mercato. E se Conte ci volesse sorprendere tutti facendo delle prove in funzione di un cambio tattico? Ovvero, ormai ci conoscono tutti, il nostro gioco, le nostre giocate codificate, facciamo fatica a segnare con una squadra ora con tanta sostanza e qualità e con De Bruyne in più. Conte potrebbe fare questo ragionamento, magari è una fesseria clamorosa, dice Umberto Chiariello, o una traccia per il futuro. E se decidesse di rispolverare il 3-5-2, che poi diciamo che ci si è messi a 3 anche nell'anno dello scudetto appena concluso, vi spiego perché. Per me Conte non rinuncerà mai ad Anghissà e deve collocare De Bruyne in una zona dove non deve coprire tanti metri e aggiungo io, non fare troppa fase difensiva. Deve valorizzare i suoi giocatori con gli spagnoli sulle fasce, Gianlu Sanchez e Gutierrez, che ricordiamo per qualità. Gutierrez è un quinto favoloso, sarebbe un quinto favoloso. Gianlu Sanchez è un calciatore molto ma molto giovane, quindi per caratteristiche a livello tecnico è abbastanza dotato, quindi potrebbe tranquillamente ricoprire il ruolo di quinto di centrocampo alla grandissima per quanto mi riguarda. Infatti Chiariello dice: Di Lorenzo
non sarebbe costretto a marcare rientrando nei tre di difesa con Rachmani e Buongiorno con Beuke, ma poi primo cambio, Marianucci ce l'hai in panchina e quindi il pacchetto per stare a tre dietro ci sarebbe anche. A destra Gianlo e Politano, a sinistra Gutierrez e Olivera, considerato in questo intervento da quinto, però io su Olivera, l'abbiamo anche visto l'anno scorso, ho i miei dubbi dal punto di vista della doppia fase come quinto, comunque perde un tantino di lucidità, ma vedremo poi Conte se ci sorprenderà da questo punto di vista, e anche Olivera dal punto di vista delle prestazioni. A centrocampo i soliti noti, McTominay, Lobotka, chissà, De Bruyne dietro Lukaku, oppure Raspadori come alter ego di De Bruyne dietro la punta. Un 3-5-2 secco, a quanto ovviamente ipotizza Umberto Chiariello. Io molte volte non mi trovo con il direttore dal punto di vista tattico, quando si interviene dal punto di vista tattico, però questa considerazione mi lascia non di stucco, ma mi lascia, diciamo, con l'acquolina in bocca, perché è una cosa che potrebbe alzare tantissimo il livello in un Napoli che poi avrebbe la rosa per potersi mettere a 4 avendo preso Gianlu Sanchez, sostituto di Lorenzo nel caso ti metti a 4 come terzino destro, Gutierrez l'hai preso a sinistra, puoi metterti a 4 con i tre in mediana, così come potresti schierare un 3-5-2 con tantissima qualità, perché metterti a 5 a centrocampo prevede una condizione dal punto di vista tecnico molto alta, quindi automatismi un tantino meno, ma scelte, occhio, visione di gioco tanta, che parte poi dai difensori centrali. Non li chiamiamo braccetti, non li vogliamo chiamare braccetti, chiamateli come volete. Gli esterni a destra e a sinistra di una difesa a 3 sono coloro che devono impostare quando sei in una fase di possesso e ti affacci nella metà campo avversaria. Quindi avresti tanta qualità in un Di Lorenzo e dall'altra parte in un eventuale Buongiorno. Vedremo poi cosa vorrà fare Conte, perché noi abbiamo visto anche Buongiorno schierato al centro della difesa, perché secondo me tra Di Lorenzo, Buongiorno e Rachmani, per quanto riguarda la fase di impostazione e il piedino educato, quello di Buongiorno è il meno tra i tre, però è il meno in un pacchetto tecnico molto alto e non sto declassando assolutamente il nostro Alessandro Buongiorno, che ritorna ad allenarsi in gruppo finalmente, ed è questa anche un'ottima notizia perché l'abbiamo rivisto con la squadra dopo aver passato tutto il ritiro di Di Maro a recuperare, e quindi cosa buona e giusta, abbiamo bisogno di un difensore pagato 40 milioni, ma al di là di quanto l'hai pagato si è visto il peso in campo di Alessandro Buongiorno. È una cosa e con Buongiorno, una cosa e senza. Ovviamente quest'anno hai preso Beuke, ma hai preso Marianucci, che potrebbe essere la scommessa vinta di questo campionato, perché l'ho visto molto in palla nelle amichevoli dal punto di vista della personalità soprattutto, e quindi hai tutte le carte in regola per poterti anche mettere con questo 3-5-2 che qualitativamente sarebbe veramente tanta roba. Vedremo poi nel caso dovesse avverarsi questa situazione, vedremo solo il Lobotka come potrà essere gestito, perché dal punto di vista del play devi avere caratteristiche un tantino diverse, però Lobotka è un calciatore fatto, finito, è un top player per quanto mi riguarda, quindi può adattarsi a determinate situazioni, così come avresti Gilmour, che dal punto di vista del play è anche un calciatore che probabilmente si adatterebbe molto meglio ad un centrocampo del genere che a un 3 fisso, facendo poi il faro illuminante di tutta la manovra. Sono diciamo intrigato da questa situazione e condivido, può essere una fesseria come ha detto Chiarello, così come può essere una situazione che il Napoli e Conte ovviamente e lo staff hanno letto dopo le varie uscite in amichevoli. Hai visto qualcosina che non va, e dal punto di vista del mercato potresti anche chiudere così con Gianlu Sanchez, Gutierrez, prendendo poi il sesto centrocampista che può essere Fabian o Miretti, più Fabian che Miretti dice Chiariello per quanto riguarda le caratteristiche. Allora andresti
a completare il reparto dal punto di vista delle liste, visto che sono calciatori giovani, non avresti nemmeno da pensare, lo devo mettere lì, lo posso tesserare, eccetera, eccetera, puoi farlo l'acquisto tranquillamente. La considerazione che però fai in ultimo e chiudiamo è su Neres e Noah Lang, due esterni di un attacco a 3, per caratteristiche potrebbero anche adattarsi dietro la punta, oppure diciamo che a partite in corso, come si mette il match, ti apri con un attacco a 3, li fai entrare tutti e due, scali, togli un centrocampista e quindi puoi fare, diciamo, qualsiasi cosa dal punto di vista tattico con la rosa del Napoli, avendo alzato poi tantissimo la qualità. Ecco che comincia a comporsi questo puzzle e aspettiamo con ansia questo inizio campionato. Ovviamente con calma concludiamo il ritiro di Castel di Sangro, ci aspetta la prima di campionato tra meno di 20 giorni e saremo lì pronti a gioire e a soffrire, speriamo quanto meno possibile, con il nostro Napoli. Sempre Forza Azzurri, sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, ciao!